capito. Vabbè, ho capito. Finalmente, dopo una lunghissima e interminabile attesa, oggi 13 aprile riparte la stagione di gare in moto. Trofei Moto Estate 2019, prima gara stagionale a bordo della mia Yamaha R1. Come già avrete visto dai video precedenti, sarà un weekend estremamente difficile. Reduce da un brutto infortunio, sono salito sull'R1 che non guidavo da 6 mesi, soltanto 4 giorni fa. Ma come se non bastasse, dopo 10 giri, un problema tecnico ci ha costretti a tornare a casa senza che io potessi riprendere feeling. Arrivo a questa gara quindi ancora dolorante, fuori forma, senza test e totalmente impreparato. Oltre a questo, come se non bastasse, si aggiunge l'incognita meteo. Questo weekend prevedono pioggia e freddo, condizioni in cui non ho assolutamente idea di come si guidi, non avendo mai neanche guidato uno scooter per strada sotto l'acqua. Sarà dura, molto dura. Non vi nascondo che sono molto preoccupato per questo mio primo weekend di gara. Lui 50, Buongiorno, 50, Alberto. 50 minuti avrebbe il turno. Sì? Io penso che così si possa girare rain. Assolutamente. Lo sapevamo, non era una sorpresa. Comunque si sperava fino all'ultimo che... Sai, uno ci spera. Nell'asciutto, ma... È bagnato. Il primo turno è tra 40 minuti. La pista non è bagnatissima, però è bagnata. Quindi è quella condizione in cui con le slick muori e con le rain giri, ma le mangi. Però ragazzi, non ho mai girato in queste condizioni, quindi devo entrare e provare. Anche perché domani le qualifiche rischiano di essere così. Allora, senza dubbio devi provare, devi fare questa sessione perché nel caso domani in gara fosse così, almeno sai cosa ti aspetta. Comunque rompi il ghiaccio, ti scaldi, familiarizzi con la pista, con la moto. Il cordolo, evitalo. È comunque una vernice di quelle nuove, di quelle omologate anche per il bagnato, quindi però sono le 9:15 la mattina. Il gas si dà solo a moto completamente dritta o lo dai mentre stai rialzando un po'? Ma di sicuro spigola, cioè magari raddrizza, continua a stare fuori col corpo, raddrizzi la moto. Però quando sei tipo a metà piega, cioè lì lo inizi a puntare il gas o stai fermo? No, il richiamino comincia a darlo. Ok, il freno non si porta fin dentro la curva? No, un pochino comunque, leggermente lo devi portare perché comunque hai il trasferimento di carico, hai comunque la gomma bella ampia. Cioè un filino lo porti dentro? Sì. Adesso se vuoi un consiglio, mancano 10 minuti, rilassati, isolati, ti siedi, cioè dimenticati che sia un impegno dove deve arrivare per forza la prestazione quale è in effetti, però sono solo le 9 di mattina, il weekend è lungo, adesso stacca la spina 10 minuti, sbattiti nelle palle di tutto, qualsiasi tempo fai, fregatene, non guardare il dashboard e il tempo. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. A livello di pressioni come le mettete? Partiamo 2-1 davanti e 1-9 dietro. No, diciamo che sono un pelo più sgonfie rispetto alla condizione solita, e questa gomma qui, la pressione praticamente influenza l'apertura del taglio, quindi gomma, se abbiamo molta acqua in pista andiamo via un po' più gonfi per aprire il taglio, diversamente pelo più basso.
sensazione strana, ma tengono di brutto, non te È una l'aspetti? cosa magnifica. Innanzitutto non me l'aspettavo, gli hai dato l'approccio migliore che tu potessi dare, considerato che non sei mai, credo, entrato sull'acqua. Anche con lo scooter. Hai notato che Ginocchio in alla quasi fine- tutte le curve. Pazzesco. Ti dico, visto che sappiamo che probabilmente domani ci saranno queste condizioni, Sì. tu adesso nella tua mente sei a posto. Sì, è vero. Se anche in gara vedrai qualcuno che magari parte meglio, vedi che allunga, Tranquillo. fregatene, perché la gara è lunga. Tu hai capito che approccio devi dare. Sì. Te ne stai lì buono buono, il tuo ginocchietto come riferimento, perché comunque ginocchio sull'acqua rientri già nella cerchia di quelli che... Hai capito? Direi molto bene. Sapete che alla fine non tutti i mali vengono per nuocere? Allora, sono contentissimo del primo turno sul bagnato, perché comunque ero praticamente il più veloce in pista, nonostante mi stessi tenendo un margine immenso, avevo almeno 5 secondi in tasca. E comunque la sentivo molto bene, cioè sentivo grip, mi dava fiducia, mi dava feeling, non avevo paura. Io, da che ero terrorizzato dal bagnato, inizio a sperare vivamente che domani piova, ma che piova, che sia bagnato, perché almeno siamo tutti sullo stesso piano e quindi non ho più quello svantaggio dovuto al fatto che non mi sono allenato e non ho fatto test rispetto agli altri. Quello era Luca Pedersoli che è entrato, mi farà lui da coach questo weekend e come avete potuto vedere corre anche lui. Ma quanto è venuta figa la moto! Vaffa, ho impiegato un sacco di tempo. Guarda, se ti lanci oggi ti faccio un Me l'ha mandata, sei il numero uno, grazie, è troppo bella. Già, in tanti guardando il video del test mi hanno chiesto se correrò con le carene nere. Ovviamente la risposta è no, perché quest'anno abbiamo fatto una grafica stupenda, stupenda. Il mago dietro queste grafiche è Nicolas, il ragazzo che mi ha fatto il casco. E ragazzi, vi presento la mia moto da gara. Ma quanto è bella! Stupenda, è stupenda. E tra l'altro ci tengo a presentarvi una novità di quest'anno, ovvero ho un partner che ha voluto credere in questa avventura, in questo progetto e che ha deciso di darmi una mano per sostenere il campionato, che io ringrazio tantissimo. Non vi dico ancora cos'è, lo scoprirete presto. Comunque i veri eroi tutti nel team Tecnica Moto. Pensavo di essere il solo, invece il buon Scotti Lo dice racconta. lui. Mai girato con la pioggia, mai usato delle renne, invece Palladino parte già avvantaggiato. Maledetto. Sì, sì, sì. Eccolo lì. Tra l'altro tu non guidi tipo da ottobre. Da ottobre, esatto. Volevo essere in buona compagnia, no? Se mi stai davanti chiudo il canale. Basta. Azzo l'ha detto, attenzione. Il vero problema è che fa un freddo, ma un freddo che voi non avete l'idea. E se ieri non avevo male da nessuna parte, adesso mi sono saliti tutti i dolori. Vabbè ragazzi, adesso si fa sul serio. Tra un'ora qualifica 1, la strategia sarà, dato che abbiamo 2 qualifiche, nella prima andiamo tranquilli, cerchiamo un buon ritmo e nella seconda proviamo a forzare qualcosa di più. E vediamo, improvvisiamo. Gomma finché non fa, anche se vomita dentro.
No, ancora. Albert, va bene così. Bello lì in fondo al rettilineo. Che in uscita proprio c'è il rigagnolo di acqua. e quindi sei lì. Bravo. Ok, la prima qualifica è andata bene, il bagnato mi piace. Sono terzo in Q1, mi sono tenuto tanto margine e adesso in Q2 la pista dovrebbe anche essere più veloce perché si sta un po' asciugando, quindi tiriamo fuori il margine che ho. andavo a memoria alle curve. Dopo il turno abbiamo analizzato la situazione e i motivi per cui la visiera si è appannata sono fondamentalmente tre. Innanzitutto, per verniciare il casco è stata rimossa questa, che serve a evitare che il respiro salga in alto appannando la visiera, e io non l'ho rimessa. Il secondo motivo è che non avevo aperto questi bocchettoni qua, il cui scopo è far entrare l'aria e spingerla sopra per disappannare la visiera. E voi direte, vabbè, ma in Q1 e nelle libere del sabato non si era appannata. E qui arriva il terzo motivo. Sulla visiera viene applicato un pezzettino di plastica, o gomma, se volete poi approfondire l'argomento, chiamato Pinlock, il cui scopo è evitare l'appannamento. Infatti, se vedete,
Vedete che la visiera non si appanna? Qui non c'è il pillock e si appanna. Qui c'è il pillock e non si appanna. Cosa è successo? Che nella Q1, essendoci tanta pioggia, mi si era bagnata dentro la visiera e l'avevamo pulita con un panno. Nel pulirla probabilmente abbiamo tolto lo strato idrorepellente e il risultato è che la visiera si appannava. Per la gara quindi abbiamo deciso di prendere il casco di scorta, che è nuovo, con una visiera nuova, un pillock nuovi e andare sul sicuro. Io vorrei girare sul 31. ma ne avevo un'infinità di solo che come fai a spingere se non vedi i punti di corda, non vedi le linee, non vedi dove frenare? Giuro, ma ce l'avevo facile quel tempo là. Ma facile. Ma non hai capito quanto ne avevo. Ho fatto 2 giri per dire prendo il ritmo, al terzo mi si è appannata. Al terzo giro, dai. Sì, però hai in mano la situazione. Sì, però dai, cazzo. Vabbè, ho capito, cazzo. C'ho la pole in mano. Vuol dire che hai margini per la gara, dai. Voi non potete neanche immaginare la frustrazione di sapere di avere in mano la pole, di sapere di poter andare molto più forte di quanto si stia andando, ma non poterlo fare per colpa di una visiera che si appanna e che ti costringe a guidare alla cieca senza forzare e rientrare ai box dopo pochi giri. Una rabbia indescrivibile. Io vi giuro in quel momento volevo spaccare tutto. Oggi va così. Potevo partire primo, ma invece partirò quarto. Ora devo solo mettere da parte la rabbia e concentrarmi su gara 1, che avrà inizio tra 2 ore. Come sempre però bisogna guardare il lato positivo. E guardando il lato positivo non avrei mai immaginato di poter essere competitivo questo weekend dopo tutto quello che ho passato. E dato che oggi ho scoperto che il bagnato mi piace e che sul bagnato riesco ad andare forte, guardando il cielo si capisce che gara 1 sarà sicuramente bagnata. E io so benissimo di avere in tasca tantissimo margine, almeno 4-5 secondi. Quei secondi li terrò lì, nel taschino, pronto a tirarli fuori quando nessuno se lo aspetta.